Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi presenterò un'opera di Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, che è considerato il capolavoro del puntinismo, una tecnica nella quale Seurat applica dei principi ottici molto precisi, basati su studi scientifici. Nel video cercherò di mostrarvi una serie di studi preparatori per questa opera che Seurat elaborò in 2 anni di lavoro, e anche cercherò di spiegare alcuni dei principi base dei fenomeni ottici che vengono applicati appunto nella tecnica puntinista. Buona visione. Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte è un olio su tela realizzato da Georges Seurat tra il 1884 e il 1886. Misura cm 207 x 308 ed è conservato all'Art Institute di Chicago. Seurat identifica precisamente il giorno rappresentato nel quadro. È il giorno dell'Ascensione nel maggio del 1884, un giorno di festa durante il quale i parigini di diversa estrazione sociale, ma riconducibili prevalentemente alla nuova piccola borghesia urbana, trascorre alcune ore sotto un bel sole primaverile. Il luogo è l'isola della Grande Jatte sulla Senna, facilmente raggiungibile dai parigini grazie alla ferrovia. In un altro video presentato su questo canale e dedicato al quadro Pioggia, vapore, velocità che vedete nell'immagine, datato 1844 e realizzato da William Turner, abbiamo visto un treno in corsa e sottolineato il ruolo fondamentale della ferrovia nel cambiamento delle possibilità di spostamento da parte di più ampi strati della popolazione. Nel dipinto di Seurat sono trascorsi altri 40 anni e la ferrovia è diventata il mezzo per poter raggiungere velocemente luoghi fuori città nei giorni di festa, come ad esempio proprio l'isola della Grande Jatte. Che il dipinto ci mostri un giorno di festa lo comprendiamo da come molti dei personaggi rappresentati dal pittore portino l'abito delle grandi occasioni. Il dipinto è dunque anche un documento delle nuove abitudini che si facevano strada tra i parigini e ci mostra uno dei soggetti che era stato tra i preferiti anche dai pittori impressionisti, che rappresentano per Seurat un punto di partenza. Penso ad esempio a Renoir, che nel suo ballo al Moulin de la Galette del 1876 che vedete nella foto e al quale ho dedicato un altro video, trovate il link in descrizione, ci mostra uno dei locali più alla moda del tempo e frequentato dai parigini nei giorni di festa. Se Seurat senza dubbio parte dalla pittura impressionista, il punto di arrivo, rappresentato da questo dipinto, che è un vero e proprio manifesto del cosiddetto puntinismo, ci mostra diverse differenze tra le due tecniche. L'elemento comune è certamente la rappresentazione di un tema della vita di tutti i giorni. Qui un tranquillo pomeriggio fuori porta. Le grandi dimensioni del quadro, circa 3 metri per 2, impongono a Seurat di lavorare in studio. Il pittore però realizza in plein air decine di disegni a matita e bozzetti ad olio, dei quali vi mostrerò una rassegna più avanti. Venendo ad un aspetto più tecnico, possiamo però notare come la pennellata tipicamente virgolettata di pittori quali Monet e Renoir lasci spazio a dei puntini di colore molto più piccoli, che in realtà non sono sempre puntini, ma anche piccoli segmenti diversamente orientati, ma sempre fortemente organizzati e strutturati. I punti restano di colore puro, come negli impressionisti, ma l'organizzazione e l'accostamento seguono delle regole ben precise, regole ottiche e scientifiche che Seurat aveva attentamente studiato e delle quali vi parlerò più avanti nel video. Se quindi l'impressionismo è una pittura molto fluida e dinamica, dove il colpo d'occhio del pittore rincorre sulla tela, per così dire, l'attimo fuggente, l'impressione fugace che si ha osservando il mondo e che si traduce in una stesura movimentata, il puntinismo è una disciplina rigorosa, una vera e propria scienza della stesura del colore, come Seurat teneva a sottolineare. Il pittore pare che un giorno disse: «Qualcuno vede della poesia nei miei quadri, io solo scienza».
Non so se la citazione sia vera, ma ben rappresenta lo spirito positivista del pittore. A questa ferrea disciplina si applicò anche Camille Pissarro, uno dei padri dell'impressionismo, che ad un certo punto della sua carriera, quando ognuno dei fondatori del gruppo cercò di rinnovarsi e percorrere nuove strade, si dedicò con passione al puntinismo, salvo poi desistere e tornare ad una pittura più libera di matrice impressionista. Nell'immagine vediamo un'opera di matrice puntinista di Pissarro realizzata nel 1887-88. Un altro aspetto che discende dalla stesura molto ordinata e rigorosa che riscontriamo nel puntinismo è una sorta di tensione verso l'astrazione delle forme. La tela di Seurat è tutta costellata di puntini, non ci sono linee di contorno. Questo porta necessariamente a rendere le forme immobili, fossilizzate, quasi astratte. Le circa 40 figure che compongono la Grande Jatte appaiono come delle figurine, ognuna immobile, collocata perfettamente nello spazio, con distanze precise, ma senza una propria profondità plastica. Il rigore nella composizione dello spazio deriva dalla grande passione di Seurat per uno dei più grandi maestri del Rinascimento, Piero della Francesca, del quale il francese amava soprattutto il ciclo delle storie della Vera Croce di Arezzo, del quale vediamo un brano nell'immagine. Se ci concentriamo proprio sull'organizzazione spaziale del dipinto, ci accorgiamo come tutto sia cadenzato e ritmato. La donna che avanza frontalmente con la bambina è posta alla metà esatta del quadro. Da questa figura possiamo vedere come tutti i singoli personaggi o i piccoli gruppi, ma anche gli alberi, siano disposti secondo diagonali compositive che organizzano lo spazio. All'interno di questa rigidità, Seurat è però un acuto osservatore, talora anche ironico, dei personaggi descritti. Proviamo ad osservarne alcuni. Intanto notiamo in primo piano, nella grande zona in ombra, una coppia. Lei tiene un ombrellino ed ha un abito esageratamente sporgente, tanto da apparire una caricatura. In realtà la sottostruttura per sostenere il panneggio della gonna, detta tournure, era di moda nella metà degli anni Ottanta dell'Ottocento ed il profilo dipinto da Seurat non appare nemmeno troppo enfatizzato. Nella foto vediamo un vestito che risale al 1886. La donna tiene con un guinzaglio una scimmietta. Non è una licenza poetica di Seurat, ma riflette il vezzo reale di alcuni parigini che a quel tempo amavano tenere delle scimmie come animali da compagnia. L'accompagnatore porta un monocolo e tiene un sigaro in mano. Come quasi tutti i presenti, la coppia fissa in modo irrealistico il fiume. Sulla sinistra, sempre in primo piano, possiamo notare tre personaggi seduti sul prato. Un uomo sbracciato, probabilmente un canottiere che si riposa, fuma la pipa. Poi notiamo una donna che probabilmente sta leggendo un giornale e che tiene alcuni libri accanto a sé. Ed infine un uomo elegante con il cilindro. Nella parte sinistra del quadro, sulla riva del fiume, una donna sta pescando. Questa attività, che potrebbe apparire banale, rappresenta in realtà un esempio di emancipazione femminile. Non era scontato vedere una donna pescare all'epoca. Con questi dettagli Serace mostra l'evoluzione della società del suo tempo. Accanto alla donna che pesca, sul prato, possiamo notare una figura di spalle con un lungo velo arancione, che è stata riconosciuta come una infermiera. Accanto a lei vediamo una figura di persona anziana. Appena dietro osserviamo un ragazzo con una tromba e più in là due militari. Ancora possiamo osservare distribuiti nello spazio delle coppie che camminano, bambini che giocano, personaggi che stanno sulla riva. Le acque del fiume sono occupate da diverse imbarcazioni, a vapore, a vela o a remi. La riva della Senna chiude orizzontalmente il paesaggio, mentre in cielo vediamo una piccola e particolare nuvoletta. Se osserviamo tutto intorno alla grande tela, corre una cornice che venne dipinta da Seurat sempre con tecnica divisionista. Tale cornice non è uniforme, ma si adatta, secondo una precisa logica di colori complementari, alle diverse parti del quadro.
La tela è occupata da migliaia e migliaia di piccoli puntini e linee. Osservando nel dettaglio possiamo scoprire come Seurat segua con le piccole linee l'andamento delle figure. Ad un'osservazione particolare, molto da vicino, troviamo una grande varietà di pennellate con piccoli segmenti orientati in tutte le direzioni. Seurat realizzò circa 50 tra schizzi a olio e disegni a matita, tutti studi preparatori dell'opera che, come abbiamo visto, non poteva essere spostata per le sue grandi dimensioni. Vi propongo alcuni di questi studi partendo da quelli dipinti ad olio. Il primo che vi mostro è il bozzetto finale, che è conservato sempre all'Art Institute di Chicago e che è il risultato di tutti i precedenti studi preparatori. Questi numerosi studi ad olio, realizzati con tecnica impressionista, quindi con pennellata più larga e veloce, meno organizzata, sono ora conservati nei maggiori musei del mondo. La Grande Jatte non venne inizialmente molto considerata dai francesi, sin da quando venne esposta alla Mostra degli Impressionisti del 1886. Successivamente, intorno agli anni 30 del Novecento, quando divenne chiaro agli storici dell'arte il ruolo avuto dal dipinto che è a tutti gli effetti un'opera di collegamento tra impressionismo e avanguardie, un comitato di personalità francesi cercò di riacquistare l'opera che era finita negli Stati Uniti per riportarla in patria, ma senza successo. Il pannello che vi mostro ora è quello conservato al Met di New York. Seurat per questi studi utilizzava delle piccole scatolette di legno che fungevano sia da contenitore dei colori e pennelli sia da tavolozza. Osservando questi piccoli studi ad olio notiamo come Seurat mantenga fermo il taglio del quadro che ci mostra una parte dell'isolotto con una zona in primo piano in ombra. Anche la sponda del fiume nella parte superiore del quadro è orizzontale, come nella versione definitiva. Nessuno dei personaggi qui ripresi sembra però essere confermato da Seurat nella versione finale. Questo studio è invece conservato alla National Gallery di Londra. Osservando questi piccoli studi ci rendiamo conto di come Seurat nel dipinto definitivo abbia composto una sorta di puzzle che nasceva da tanti piccoli studi preparatori. Ognuno di questi lavori dà un piccolo contributo alla resa definitiva. Qui l'uomo in piedi con il cilindro verrà ripreso nel quadro finale accanto alla donna con la scimmia al guinzaglio. Questo studio, conservato al Musée d'Orsay di Parigi, ci mostra invece più in dettaglio una parte del paesaggio. Anche qui vediamo delle figure umane che non sembrano essere riprese nella versione definitiva del quadro. Vediamo ora alcuni disegni a matita. In questo notiamo il paesaggio con la presenza solo del cane, che verrà poi ripreso nel dipinto finale. Sulla Senna vediamo muoversi alcune imbarcazioni. In questo disegno vediamo la coppia che poi sarà presente in primo piano, la donna tiene l'ombrellino ma non ha ancora la scimmietta al guinzaglio. E proprio alla scimmietta Seurat dedica diversi schizzi. Questo ci dimostra come ogni parte del quadro fosse attentamente studiata dal pittore francese. È importante cercare di comprendere i principi teorici sottesi alla tecnica di Seurat, che venne definita puntinista, per sottolineare come fosse composta di piccoli puntini di colore posti sulla tela, anche se il pittore la definì divisionista, mettendo in evidenza come i diversi colori fossero divisi tra di loro senza essere mescolati sulla tavolozza. Il critico Félix Fénelon definì invece la nuova tecnica come neo-impressionista, proprio per sottolineare le differenze con il passato, dalla tecnica non strutturata, codificata dagli impressionisti, fondata sulla sensibilità dei pittori, quindi possiamo dire soggettiva, si passa ad una nuova tecnica, quella puntinista, che è precisa, esatta, oggettiva, che si basa su studi scientifici.
Vediamo ora quali sono i principi scientifici su cui si basa questa nuova tecnica del puntinismo. Seurat riprese alcuni studi di un chimico molto celebre, Michel-Eugène Chevreul, che già molti anni prima, nel 1839, partendo dagli studi concreti effettuati su dei tessuti, aveva compreso come i colori si influenzino in vario modo tra di loro se accostati. Il chimico francese aveva elaborato un cerchio cromatico con 72 colori, che vediamo nella foto, dal quale si evincono immediatamente i colori tra di loro complementari, quelli che si trovano dalla parte opposta rispetto al centro e tra i quali l'influenza reciproca è spiccata. Chevreul mise ordine, sistematizzò qualcosa che avviene normalmente in natura. La vista ha una funzione soprattutto adattiva per muoverci nel mondo e l'occhio si è evoluto per cogliere velocemente i contrasti di colore ed aiutarci a reagire alle situazioni esterne. Il punto chiave che scoprì Chevreul, che a sua volta aveva ripreso alcuni spunti elaborati da Goethe nella sua teoria dei colori, è che l'occhio umano tende a costruire un complementare, diciamo così, psicologico che oggettivamente non c'è. Chevreul formulò alcune leggi che presentò nel suo testo intitolato Il contrasto simultaneo. Una prima legge è detta del contrasto successivo e si riferisce a quel fenomeno prodotto da colori che vediamo in successione. Se fissiamo ad esempio intensamente un disco rosso e poi guardiamo un foglio bianco, vedremo apparire su tale foglio l'immagine di un disco verde. Ci apparirà un disco che non esiste oggettivamente nel foglio, ma che si è formato nel nostro sistema percettivo. Se fissiamo invece un disco verde, sempre intensamente, vedremo apparire su un foglio bianco un disco dal colore complementare, cioè il rosso. Questo vale per tutte le coppie di complementari. Una seconda legge è detta del contrasto simultaneo e riguarda appunto i colori visti simultaneamente, nello stesso tempo. Chevreul scoprì che se poniamo ad esempio due complementari come un rosso ed un verde, l'uno accanto all'altro, questi ci appariranno rafforzati, più intensi. L'applicazione di queste leggi in pittura portano l'artista a rappresentare gli elementi della realtà, come ad esempio un paesaggio, non come sono oggettivamente, ma come si ricompongono e vengono rielaborati nel nostro cervello. Il primo artista ad ispirarsi a queste teorie fu Delacroix e poi naturalmente gli impressionisti. Tornando a Georges Seurat, un altro riferimento per lo sviluppo della tecnica puntinista furono gli studi di Eugen Nicolas Rod, pubblicati nel 1879 sulla mescolanza e giustapposizione dei pigmenti. Secondo Rod, se due colori sono posti vicini, questi, visti da una sufficiente distanza, appaiono come un terzo colore. Inoltre, aspetto decisivo per il puntinismo, la giustapposizione, l'accostamento di colori puri crea un colore più intenso, brillante, gradevole rispetto a quello che si sarebbe ottenuto mescolando i pigmenti. Seguendo questo principio ottico, nel puntinismo, la miscelazione dei colori non avviene sulla tavolozza, ma a livello di sistema percettivo, ed il risultato è quello di una grande brillantezza, proprio quello che colpisce osservando la grande tela di Seurat. Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande Jatte è un'opera molto complessa a cui Seurat dedicò decine di studi e 2 anni di lavoro. Il risultato è un'opera monumentale che non solo è una testimonianza dei momenti di svago dei parigini negli anni '80 dell'Ottocento, ma anche rappresenta un momento chiave nella storia della pittura, il superamento dell'impressionismo che porta al post-impressionismo. Da qui il passo verso le avanguardie del Novecento è breve. Abbiamo dunque visto questa opera monumentale di Georges Seurat, che è un punto di riferimento fondamentale nella storia dell'arte, un punto di passaggio tra l'impressionismo e poi le avanguardie del Novecento. La tecnica puntinista è molto particolare, alcuni la considerano fredda, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi suscita emozioni quest'opera o se appunto la sentite
più distaccata, scrivetemelo nei commenti, risponderò a tutti. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Vi aspetto alla prossima.